Ciao a tutte care amiche creative e ben ritrovate in questo nuovo video. Nel tutorial di oggi vedremo come realizzare questo top che mi vedete indossare. È stato realizzato con soli due gomitoli di filato Ibiza, che è un filato di silke composto dal 38% cotone, 38% di acrilico, un 12% di nylon e un 12% di poliestere. È un filato abbastanza elastico e veramente molto bello. Potete trovare tutte le sfumature sul sito www.unfilodipassione.it. Questo top lo trovo adattissimo per le uscite estive serali perché ha un filo di lurex all'interno che lo rende veramente molto elegante. Ma visto che ci stiamo avvicinando anche al periodo delle comunioni, se associato al coprispalle lo trovo adattissimo anche per il pranzo appunto delle comunioni, perché comunque, come ripeto, ha questo filo di lurex all'interno che lo rende veramente molto elegante. E per il coprispalle ho utilizzato altri due gomitoli di filato Ibiza. Quindi per realizzare il completo coprispalle più top vi occorreranno 4 gomitoli di filato per una taglia S. Per le taglie più grandi vi consiglio di aumentare 2 gomitoli per ciascuna taglia, quindi se ci sono voluti 4 gomitoli per una taglia S, consiglio l'acquisto di 6 gomitoli per una taglia M e 8 gomitoli per una taglia L e così via. Ma adesso passiamo a vedere tutto l'occorrente e vediamo il tutorial. Per il nostro progetto andremo ad utilizzare il filato Ibiza. È un filato veramente meraviglioso che in fotocamera purtroppo non rende come dovrebbe e lo potete trovare sul sito www.unfilodipassione.it. Oltre al filato Ibiza andremo ad utilizzare anche un uncinetto da 4 mm. Iniziamo realizzando un nodino scorsoio e 25 catenelle più 3. Fatte le nostre 25 catenelle più le 3, partiamo dalla terza catenella dall'uncinetto, che è questa qui, e nella quarta andiamo a fare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, contiamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e sulla quarta andiamo a realizzare 2 maglie alte. Una catenella, ancora 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2, una catenella e ancora 2 maglie alte nello stesso punto. Filo sull'uncinetto, andiamo a contare ancora 4 catenelle di base, 1, 2, 3 e 4 e sulla quarta andiamo a fare una maglia alta, una catenella e ancora una maglia alta nello stesso punto. Ed ecco qui che abbiamo realizzato il primo modulo. Adesso quindi andiamo a ripetere il nostro archetto. Filo sull'uncinetto, contiamo 4 catenelle di base, 1, 2, 3 e 4 e sulla quarta andiamo a ripetere l'archetto che è formato da 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, ancora 2 maglie alte, una catenella e ancora 2 maglie alte. Adesso filo sull'uncinetto e andiamo a ripetere il punto a V. Contiamo ancora 4 catenelle di base, 1, 2, 3 e 4 e sulla quarta appunto andiamo a fare il nostro punto a V che è formato da una maglia alta,
una catenella e una maglia alta. Ed ecco che abbiamo completato il nostro secondo modulo. Adesso andiamo a ripetere il nostro archetto, quindi filo sull'uncinetto, contiamo 4 maglie di base, 1, 2, 3 e 4 e sulla quarta andiamo a ripetere l'archetto e nell'ultimo punto andiamo a realizzare soltanto 2 maglie alte. Al giro numero 2 andiamo a realizzare 4 catenelle. Giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto e sullo stesso punto andiamo a fare una maglia alta. Adesso filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto qui dove abbiamo la prima catenella, quindi saltando le 2 maglie alte e andiamo a fare 2 maglie alte. Due catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo sempre nello stesso archetto ma dove c'è la seconda catenella e anche qui andiamo a fare 2 maglie alte. Adesso filo sull'uncinetto, entriamo dove c'è il nostro punto a V e andiamo a fare un altro punto a V ma questa volta con 2 catenelle. Quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. Ora ci ritroviamo in corrispondenza dell'archetto e qui andremo a ripetere il punto che abbiamo visto prima. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto dove abbiamo fatto la prima catenella saltando le prime 2 maglie alte e andiamo a fare 2 maglie alte. Due catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo sempre nello stesso archetto ma dove abbiamo fatto la seconda catenella e andiamo a fare ancora 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, dove c'è il punto a V andiamo a fare un altro punto a V con 2 catenelle, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. Filo sull'uncinetto, ci ritroviamo di nuovo nell'archetto, entriamo sulla prima catenella, saltando le prime 2 maglie alte e andiamo a fare le nostre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte sulla seconda catenella. Adesso nell'ultimo punto filo sull'uncinetto, entriamo sulla terza catenella che abbiamo fatto all'inizio e andiamo a fare una maglia alta, una catenella e nello stesso punto andiamo a fare una maglia alta. Il top è composto da questi 2 giri, quindi nel terzo giro andremo a ripetere il primo, quello con gli archetti. Ma all'inizio e alla fine andremo a fare un aumento perché stiamo realizzando un top a forma di trapezio. Quindi al giro numero 3 andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta sullo stesso punto, una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella del giro precedente, qui nel punto a V e andiamo a fare 2 maglie alte. In questo modo e abbiamo creato il nostro aumento. Adesso filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto delle 2 catenelle in questo punto e andiamo a fare un punto a V. Una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo a fare un'altra maglia alta, creando il nostro punto a V.
filo sull'uncinetto, adesso entriamo nel secondo punto a V, quello con 2 catenelle, e andiamo a ripetere l'archetto. Quindi andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, filo sull'uncinetto, rientriamo nel punto a V e andiamo a fare ancora 2 maglie alte, una catenella e ancora 2 maglie alte nello stesso punto. Ricreando il nostro archetto. Adesso filo sull'uncinetto, entriamo nel foro di 2 catenelle tra le 2 maglie alte del giro precedente e andiamo a fare un punto a V, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta, tutte nello stesso punto. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto a V con 2 catenelle del giro precedente e andiamo a rifare il nostro archetto. Nel foro delle 2 catenelle del giro precedente andiamo a ripetere il nostro punto a V, una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto. Arrivati qui alla fine del giro, filo sull'uncinetto, andiamo a fare 2 maglie alte all'interno del foro, una e 2, una catenella, filo sull'uncinetto e sulla terza catenella che abbiamo fatto all'inizio andiamo a fare ancora 2 maglie alte, creando in questo modo un altro aumento. Quindi andremo ad aumentare sia alla fine che all'inizio del giro. Vedete, già sta prendendo forma. Al giro numero 4 andiamo a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, nella catenella tra le 2 maglie alte andiamo a fare ancora 2 maglie alte, 1 e 2. Filo sull'uncinetto, nel punto a V, è questo qui, andiamo a fare un altro punto a V con 2 catenelle, quindi una maglia alta, 2 catenelle e ancora una maglia alta. Filo sull'uncinetto, nell'archetto andiamo a ripetere quello che abbiamo visto nel secondo giro, quindi entriamo nella prima catenella saltando le prime 2 maglie alte e andiamo a fare 2 maglie alte, due catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo sempre nell'archetto ma dove abbiamo fatto la seconda catenella e andiamo a fare altre 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, dove c'è il punto a V andiamo a fare il punto a V con 2 catenelle. Filo sull'uncinetto, nell'ultimo punto dove c'è la catenella, quindi nell'archetto, andiamo a fare 2 maglie alte, due catenelle, filo sull'uncinetto e sulla terza catenella che abbiamo fatto all'inizio andiamo a fare una maglia alta. E questo era il giro numero 4. Al giro numero 5 andiamo a fare 3 catenelle, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta sullo stesso punto. Adesso filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto di 2 catenelle che separano le 2 maglie alte e andiamo a fare un punto a V. Quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto. Filo sull'uncinetto, dove c'è il punto a V, andiamo a ripetere il nostro ventaglietto, quindi 2 maglie alte,
1 e 2, una catenella, 2 maglie alte, una catenella e ancora 2 maglie alte, creando così ancora il nostro ventaglietto. Filo sull'uncinetto, nello spazio delle 2 catenelle tra le 2 maglie alte del giro precedente andiamo a ricreare il nostro punto a V, una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto. Io continuo e ci vediamo alla fine del giro per vedere come fare l'aumento. Entriamo nell'archetto e andiamo a fare una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, ancora una maglia alta all'interno dell'archetto, creando questo punto a V. Filo sull'uncinetto, entriamo sulla terza catenella, 1, 2 e 3 e andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Ed ecco qui che abbiamo realizzato anche l'aumento a fine del quinto giro. Al giro numero 6 andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro e nello stesso punto andiamo a fare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, nella catenella del punto a V andiamo a realizzare un punto a V doppio, quindi una maglia alta, 2 catenelle e ancora una maglia alta nello stesso punto. Filo sull'uncinetto, qui dove c'è il ventaglietto, come sappiamo andiamo a lavorare 2 maglie alte all'interno della prima catenella saltando le prime 2 maglie alte dell'archetto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nella seconda catenella e anche qui andiamo a fare 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto a V ed andiamo a fare un altro punto a V con 2 catenelle, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. E continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Andiamo a terminare il giro numero 6 facendo un punto a V con 2 catenelle sul punto a V del giro precedente, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. In questo modo. Adesso filo sull'uncinetto, sulla terza catenella che abbiamo realizzato all'inizio del giro andiamo a fare 2 maglie alte, una e 2. Ed abbiamo fatto il nostro ultimo aumento del giro numero 6. Al giro numero 7 andiamo a fare 4 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a fare una maglia alta sullo stesso punto. In questo modo. Adesso dove abbiamo il punto a V con 2 catenelle andiamo a realizzare il nostro archetto. Filo sull'uncinetto, qui nel foro andiamo a fare il nostro punto a V. Io continuo e ci vediamo alla fine del giro per vedere come fare l'aumento. Terminato quasi anche il giro numero 7, andiamo a lavorare sull'ultimo punto facendo l'aumento. Quindi andiamo a fare una maglia alta sulla terza catenella di inizio del giro, una catenella e ancora una maglia alta nello stesso punto. Quindi andiamo a concludere il giro numero 7 con un punto a V, cosa che abbiamo realizzato anche all'inizio, perché le 4 catenelle
corrispondono alla prima maglia alta più la catenella di separazione dalla seconda maglia alta. Al giro numero 8 andiamo a realizzare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto e nella catenella del punto AV andiamo a fare una maglia alta. E questo punto corrisponderà al punto AV con 2 catenelle, perché le 3 catenelle sono in sostituzione della prima maglia alta, le altre 2 sono le catenelle di separazione dalla prossima maglia alta. Quindi adesso filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella del ventaglietto e andiamo a fare le nostre solite 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte sulla seconda catenella del ventaglio. In questo modo, filo sull'uncinetto, sul punto AV andiamo a fare il punto AV con 2 catenelle, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. Io continuo e ci vediamo alla fine del giro per vedere come fare l'aumento. Arrivate a questo punto andiamo a concludere il giro numero 8 entrando con l'uncinetto nel foro di una catenella del punto AV del giro precedente e andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Creando quindi il punto AV con 2 catenelle. Al giro numero 9 andiamo a realizzare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, giriamo la lavorazione, filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto e andiamo a fare una maglia alta, una catenella, 2 maglie alte e andiamo a ripetere il nostro ventaglietto. Una catenella e ancora 2 maglie alte nello stesso punto, ricreando così il nostro primo ventaglietto. Entriamo nell'archetto di 2 catenelle che separano le prime 2 maglie alte e andiamo a fare un punto AV con una sola catenella, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto AV con 2 catenelle e andiamo a ripetere il nostro archetto. Io continuo e ci vediamo alla fine del giro numero 9 dove vi farò vedere come realizzare l'aumento per chiudere il giro. Arrivati a questo punto andiamo a concludere il giro numero 9 realizzando un altro ventaglietto sull'ultimo archetto. Quindi andiamo a fare 2 maglie alte, una catenella, ancora 2 maglie alte nello stesso punto, una catenella e ancora 2 maglie alte. E in questo modo andiamo a concludere il giro numero 9. Per il giro numero 10 andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta nello stesso punto. Adesso filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella dell'archetto e andiamo a fare le nostre 2 maglie alte, 2 catenelle e nella seconda catenella dell'archetto andiamo a fare ancora 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, dove abbiamo realizzato il punto AV, andiamo a fare il punto AV con 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, tutte nello stesso punto. Io continuo e ci vediamo alla fine del giro per vedere come fare l'aumento. Arrivati a questo punto, quasi al termine del giro numero 9,
andiamo a lavorare sull'ultimo ventaglietto, quindi entriamo con l'uncinetto sulla prima catenella, andiamo a fare le nostre 2 maglie alte, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo sulla seconda catenella dell'archetto e andiamo a fare ancora le nostre 2 maglie alte, filo sull'uncinetto ed entriamo con l'uncinetto sulla terza catenella dell'ultimo punto e andiamo a fare una maglia alta. Ed ecco qui che abbiamo concluso anche il giro numero 10. Al giro numero 11 andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo a fare una maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto delle 2 catenelle, qui in questo punto, ed andiamo a fare il punto a V. Una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto. Filo sull'uncinetto, dove abbiamo fatto il punto a V con 2 catenelle, andiamo a ripetere il nostro archetto. Quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella e ancora 2 maglie alte. Creando il nostro archetto. Filo sull'uncinetto, qui nel foro andiamo a realizzare il punto a V, una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto e continuiamo il modulo. Io continuo e ci vediamo al termine del giro numero 11 in modo da vedere come realizzare il nostro aumento. Arrivati a questo punto, quindi quasi al termine del giro numero 11, dopo aver fatto il nostro punto a V semplice, andiamo a chiudere il giro semplicemente facendo 2 maglie alte sulla terza catenella che abbiamo lavorato nel giro precedente. Ed ecco qui che abbiamo aumentato anche il giro numero 11. Come vedete il nostro top sta prendendo la forma ad imbuto e adesso continueremo dal giro 12 fino al giro 17 ripetendo i giri dal 6 all'11. Io continuo e ci vediamo al termine del giro numero 17. Terminato anche il giro numero 17, adesso andiamo a realizzare 55 catenelle. 1, 2. Terminate le nostre 55 catenelle, andiamo a girare il lavoro e mi raccomando di metterle tutte sul dritto e andiamo ad unirle al lato opposto con una maglia bassissima. In questo modo. Questo ci servirà per la parte posteriore del nostro top. Adesso procederemo con la lavorazione in tondo. Quindi giriamo nuovamente il lavoro. Al giro numero 18 andiamo a realizzare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto del punto a V e andiamo a fare una maglia alta. In questo modo. Adesso filo sull'uncinetto, qui nel punto a V andiamo a fare il punto a V con 2 catenelle, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. Filo sull'uncinetto, qui dove abbiamo lavorato il nostro ventaglietto, sulla prima catenella andiamo a realizzare le nostre 2 maglie alte, 2 catenelle e ancora 2 maglie alte. In questo modo. E continuiamo il nostro modulo fino alla fine del giro. E poi vedremo come lavorare la parte sulle catenelle. Una volta arrivati a questo punto dobbiamo proseguire la lavorazione sulle catenelle che abbiamo realizzato.
Quindi se in questo punto abbiamo fatto il punto a V con 2 catenelle, adesso nel punto successivo dobbiamo andare a ripetere 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Come vedete, queste ultime 2 maglie alte corrispondono alle prime 2 maglie alte del ventaglietto. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo sulla prima catenella saltando le 2 maglie alte e andiamo a fare 2 maglie alte, una e 2 sulla prima catenella, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie alte e sulla terza catenella andiamo a fare ancora 2 maglie alte. E abbiamo ricreato questa parte di modulo. Adesso dobbiamo andare a ricreare il punto a V. Quindi filo sull'uncinetto, saltiamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e sulla quarta andiamo a fare il nostro punto a V con 2 catenelle, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. In questo modo. Adesso dobbiamo ripetere ancora questo modulo, quindi filo sull'uncinetto, saltiamo 3 catenelle e nella quarta andiamo a fare 2 maglie alte. Due catenelle, saltiamo quindi 2 catenelle di base e nella terza andiamo a fare ancora 2 maglie alte. Andiamo a ripetere il punto a V con 2 maglie alte, saltando 3 catenelle di base, 1, 2, 3 e sulla quarta andiamo a fare il punto a V con 2 catenelle, quindi una maglia alta, 2 catenelle, rientriamo nello stesso punto e andiamo a fare una maglia alta. Adesso filo sull'uncinetto, saltiamo 3 maglie di base, 1, 2, 3 e nella quarta andiamo a fare 2 maglie alte nello stesso punto, 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle di base e sulla terza andiamo a fare le altre 2 maglie alte e continuiamo in questo modo per tutta la catenella. Una volta arrivate quasi alla fine della catenella, andiamo a mettere il filo sull'uncinetto, entriamo nella penultima catenella e andiamo a fare 2 maglie alte, tutte e due nello stesso punto. 2 catenelle ed andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla terza catenella che abbiamo fatto all'inizio. In questo modo, ricreando questo archetto, andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3. Adesso non gireremo più il lavoro, ma andremo a lavorare in tondo. Filo sull'uncinetto e qui nel punto a V con 2 catenelle andiamo a ripetere il nostro archetto. Quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella e ancora 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, qui nel foro tra le 2 maglie alte del giro precedente andiamo a fare il punto a V, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto. E continuiamo in questo modo fino alla fine del giro, che sarebbe qui dove abbiamo realizzato le nostre prime 3 catenelle. Io continuo e ci vediamo alla fine. Arrivati a questo punto, quasi al termine del giro numero 18, andiamo a chiudere il giro andando a realizzare il punto a V con una catenella in questo punto. Quindi andiamo a fare una maglia alta,
una catenella e andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio. In questo modo. Adesso al giro numero 19 spostiamo la lavorazione di un punto, quindi andiamo a fare una maglia bassissima sulla seconda maglia alta, quella del ventaglietto, e in questo modo abbiamo spostato la lavorazione di un punto. Spostiamola ancora di un altro punto andando a fare una maglia bassissima qui nella prima catenella del ventaglietto, in questo modo, e adesso passiamo al giro numero 20 dove andiamo a fare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, filo sull'uncinetto, una maglia alta nello stesso punto, 2 catenelle e 2 maglie alte sulla seconda catenella del ventaglietto. Continuiamo la nostra lavorazione con il filo sull'uncinetto e nel punto AV del giro precedente andiamo a fare il punto AV con le nostre 2 catenelle. In questo modo, filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare all'interno del ventaglietto dove sulla prima catenella del ventaglietto andiamo a fare le nostre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte sulla seconda catenella dell'archetto e sul punto AV successivo andiamo a fare il punto AV con le nostre 2 catenelle, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. E continuiamo a ripetere questi moduli fino alla fine del giro. Al termine del giro il mio ultimo punto sarà il punto AV con 2 catenelle e vado a chiudere con una maglia bassissima sulla terza catenella che abbiamo lavorato all'inizio. In questo modo. Adesso andiamo a realizzare il giro con l'archetto, quindi spostiamo la lavorazione di 2 punti facendo 2 maglie bassissime, in questo modo, e qui in questo punto andiamo a fare il nostro punto AV con una sola catenella, quindi andiamo a realizzare 4 catenelle in sostituzione della prima maglia alta più la catenella di separazione, filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e andiamo a fare il nostro punto AV. Filo sull'uncinetto, qui sul punto AV con 2 catenelle andiamo a ripetere il nostro archetto e continuiamo in questo modo alternando i giri 18 e 19 fino al raggiungimento della lunghezza desiderata. Una volta terminato il nostro top, così è come si presenta sul davanti e così è la parte posteriore. Possiamo andare a tagliare il filo e adesso non ci resta che andare a realizzare una piccola bordura nella parte superiore. Qui nei bordi della parte superiore anche 2 laccetti che ci serviranno per allacciare appunto il nostro top intorno al collo. Per realizzare la bordura del nostro top partiremo dalla parte centrale del pannello posteriore. Quindi partiremo più o meno da questo punto. Andiamo ad inserire l'uncinetto all'interno di una catenella centrale. Con il nuovo filato andiamo a realizzare un nodino scorsoio, lo inseriamo nell'uncinetto e lo portiamo fuori e facciamo una catenella di sicurezza. A questo punto andiamo a realizzare una maglia bassa in ciascun punto, andando a nascondere anche la codina del nuovo filato. Arrivati a questo punto continuiamo con la lavorazione di maglie basse lungo tutto il perimetro superiore del nostro top fino ad arrivare al primo angolo in alto della parte anteriore superiore. Una volta arrivate nell'angolo davanti della parte superiore
Non continuiamo con le maglie basse, ma andiamo a realizzare 60 catenelle. 1, 2, 3, 4. Realizzate poi le nostre 60 catenelle, torniamo indietro, avendo cura di far rimanere la catenella sempre dalla parte del dritto, ed andiamo a realizzare una maglia bassissima in ciascun punto. In questo modo. E così stiamo realizzando il primo laccetto che ci permetterà di legare il top intorno al collo. Una volta lavorata l'ultima maglia bassissima sulla catenella, ci riagganciamo nella parte superiore del top. Quindi andiamo a fare una maglia bassa qui su questo primo punto. In questo modo, e continuiamo con una maglia bassa in ciascun punto fino ad arrivare all'angolo successivo, e nel frattempo andiamo a nascondere il filo d'inizio del lavoro. Una volta arrivate all'angolo opposto andiamo a ripetere le nostre 60 catenelle e torniamo indietro con le maglie bassissime, come abbiamo fatto per creare il primo laccetto. Terminato anche il nostro secondo laccetto e lavorato l'ultimo punto della catenella, procediamo con la lavorazione realizzando ancora una volta una maglia bassa in ciascun punto. Continuando la lavorazione fino ad arrivare al pannello posteriore, qui dove abbiamo iniziato, e andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima, e dopodiché possiamo andare a tagliare il filo. Ed il nostro top è terminato. E adesso possiamo passare alla realizzazione del coprispalle. Mentre per quanto riguarda il coprispalle ho avviato un totale di 112 catenelle ed ho fatto un totale di 24 giri. Abbiamo un'altezza del nostro coprispalle di 30 cm, mentre la lunghezza è di 72 cm. Adesso vediamo come cucirlo per farlo diventare il nostro coprispalle. Da una parte già ho messo i marcapunti e vediamo come metterli da quest'altro lato. Lo vado a piegare in questo modo. Adesso vado a posizionare un marcapunti nel punto più esterno, in questo modo, e l'altro lo vado a mettere a circa 12 cm di distanza dall'altro, oppure vado a contare 20 catenelle. In questo modo. Andrò a cucire con la cucitura invisibile, che non vi farò vedere perché già c'è un video dedicato, che vi lascerò in descrizione, nelle schede in alto e nella schermata finale. E con il coprispalle appunto andiamo a concludere il nostro top e coprispalle Ibiza. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Se non l'avete già fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un bel like e ad attivare la campanellina per non perdervi le notifiche. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!